Penso di essere intelligente, ma si può dire penso che sono intelligente? Benvenuti a tutti o bentornati, sono Raf. In questo video vedremo la differenza fra due strutture, di più l'infinito e che più un verbo coniugato. Il verbo coniugato può essere all'indicativo, al congiuntivo o al condizionale, dipenderà dalla frase. Nel mio esempio iniziale ho usato il verbo pensare all'inizio della frase, ma in quella posizione possiamo avere tanti altri verbi, come credere, sperare, dire, temere, sapere, oppure possiamo avere anche un'espressione come avere paura o essere convinto. In tutti questi casi la differenza fra queste due strutture sarà la stessa. La differenza principale, come vedremo, è abbastanza semplice, ma ci sono poi diversi casi molto interessanti e non molto semplici. Quando i due verbi hanno un soggetto diverso, dobbiamo usare la struttura che più verbo coniugato. Come abbiamo detto, il verbo coniugato può essere all'indicativo, al congiuntivo, al condizionale, ma non possiamo assolutamente usare la struttura di più l'infinito. Che cosa significa che i due verbi hanno un soggetto diverso? Consideriamo l'esempio: so che hai ragione. In questo caso abbiamo due verbi, sapere e avere, e i soggetti sono diversi perché io so che tu hai ragione. E per questo dobbiamo usare che più il verbo coniugato, che in questo caso è un presente indicativo. Vediamo alcuni esempi con altri tempi. Credo che Giulia abbia già mangiato. In questo caso io credo e Giulia mangia. In questo caso abbiamo abbia già mangiato, che è un congiuntivo passato, perché credere richiede il congiuntivo e perché c'è una differenza nei tempi. Io credo adesso che Giulia abbia mangiato prima. Ero convinto che sarebbe arrivato in ritardo. Anche in questo caso soggetti diversi. Io ero convinto, imperfetto, che lui sarebbe arrivato in ritardo. In questo caso il tempo è un condizionale composto che esprime il futuro nel passato. Terzo esempio, pensi che io sia stupido? In questo caso tu pensi e io sono stupido. E utilizziamo il congiuntivo presente perché pensare richiede il congiuntivo, quindi che io sia stupido. Quando invece il soggetto è lo stesso, in genere si utilizza di più l'infinito, come nell'esempio so di avere ragione. Io so e io ho ragione. Il soggetto è lo stesso. O in quest'altro esempio, spero di essere stato chiaro. Questo è interessante perché il soggetto anche in questo caso è lo stesso, io spero e io sono stato chiaro. È interessante perché utilizziamo un infinito passato, essere stato, perché io spero adesso di essere stato chiaro prima. L'infinito passato si forma con l'infinito presente dell'ausiliare e il participio passato. Per riassumere quindi, quando i due verbi hanno un soggetto diverso, dobbiamo obbligatoriamente utilizzare che più il verbo coniugato. Quando i due verbi hanno lo stesso soggetto, normalmente utilizziamo di più l'infinito. Ma che cosa significa normalmente? C'è un'altra possibilità? E qui le cose si complicano un po' perché la risposta non è semplice. Secondo Serianni, l'autore di questa grammatica italiana, quando il soggetto è lo stesso, la forma più comune è di più l'infinito, come abbiamo detto prima. Ma si può usare, dice Serianni, che più il verbo coniugato in contesti informali o per enfasi. Consideriamo l'esempio. Ti dico che non ho fame. In questo caso il soggetto è lo stesso. Io dico e io non ho fame, ma ho usato la struttura che più il verbo coniugato e l'ho usata per enfasi. Ti dico che non ho fame. Possiamo immaginare una situazione in cui qualcuno mi dice mangia, mangia e io rispondo basta, ti dico che non ho fame. In questo caso va benissimo e sono d'accordo con quello che dice Serianni, ma il problema è che non si può fare con tutti i verbi. Consideriamo il verbo pensare. In uno degli esempi che abbiamo visto prima avevamo penso di avere ragione. In questa frase, anche per enfasi, secondo me non si può dire penso che ho ragione. È una frase che secondo me suona molto strana e quindi bisogna fare un po' attenzione perché con alcuni verbi, con il verbo dire, si può usare per enfasi
la costruzione che più verbo coniugato, ma con altri verbi come pensare non si può usare, secondo me. E adesso possiamo rispondere anche alla domanda dell'inizio del video. Si può dire penso che sono intelligente? Secondo me non si può dire. È molto meglio dire penso di essere intelligente. Ma la grammatica non è la matematica e qualcuno potrebbe avere un'opinione diversa. Usiamo di più l'infinito anche quando il soggetto grammaticale è diverso, ma il soggetto logico è lo stesso. Che cosa significa? Prendiamo la frase mi sembra di avere capito. Il soggetto del secondo verbo, del verbo capire, è io, sono io che ho capito. Ma il soggetto del primo verbo grammaticalmente non è io. Però possiamo dire che io è il soggetto logico del primo verbo, perché sembra a me di avere capito. Mentre nella frase mi sembra che Giulia abbia capito, il soggetto è diverso. Il soggetto della seconda frase è Giulia e il soggetto logico, non grammaticale, della prima frase è io, sono io, a me sembra. Quindi a me sembra che Giulia abbia capito. Voglio fare una precisazione sul verbo volere, perché funziona in maniera molto simile, ma non proprio uguale. Ah, dimenticavo, se finora vi piace il video, lasciatemi un like o un commento che mi fa sempre piacere. Dunque, il verbo volere funziona in maniera simile, nel senso che quando il soggetto è diverso, utilizziamo che più il verbo coniugato, che in genere sarà il congiuntivo. Per esempio, prendiamo la frase non voglio che tu esca, soggetto diverso. Io non voglio che tu esca. E in questo caso utilizzo il congiuntivo presente del verbo uscire, esca. Ma se il soggetto è lo stesso, non utilizzo il di, utilizzo l'infinito, ma senza la preposizione di. Non voglio uscire. Quindi molto simile ai casi precedenti, ma non proprio, perché con il verbo volere bisogna ricordarsi che non si usa la preposizione di. Quindi non voglio uscire, non voglio che tu esca. La differenza fra queste due strutture che abbiamo visto finora ci permette di non usare i pronomi soggetto. Cosa significa? Consideriamo questa frase. Non avrebbe mai sospettato che fosse un ispettore di polizia. Ho preso questa frase da un romanzo poliziesco di Gianni Simoni. Ora in questa frase abbiamo due verbi, non avrebbe sospettato che fosse un ispettore di polizia, ma non abbiamo i soggetti sono impliciti e in tutti e due i casi i verbi sono alla terza persona singolare, quindi abbiamo lui non avrebbe mai sospettato che lui fosse un ispettore di polizia. Ora, anche senza il contesto, ovviamente leggendo il libro il contesto è chiaro, ma anche solo vedendo o sentendo questa frase, io capisco che si tratta di due persone diverse. Lui non avrebbe mai sospettato che lui fosse un ispettore di polizia. E perché lo capisco? Perché c'è la struttura che più il verbo coniugato. Perché se fosse stata la stessa persona, lui non avrebbe mai sospettato di essere un ispettore di polizia. Quindi la differenza fra queste due strutture ci permette di non usare i pronomi soggetto, ma di capire comunque di chi stiamo parlando. E se volete saperne di più su quando utilizzare i pronomi soggetto in italiano, vi consiglio di vedere questo video. Ciao a tutti!